Siamo live. Buonasera a tutti, Buonasera. benvenuti a questa puntata di Stereo Caffè, la numero 6. Questa sera sarà un po' diversa dalle altre, non sarà tanto un'intervista quanto più una chiacchierata. Una tranquilla chiacchierata, parleremo con Alessandra della sua esperienza da abitante, perché vive e lavora a Berlino, in Germania, ormai già da qualche anno, se non erro, e vedremo un po' quali sono le differenze o le cose particolari, ma prima, come al solito, ovviamente, sigla. Eccoci di nuovo qua. Allora, Alessandra, dici un po', tanto per cominciare, com'è stata la tua esperienza, com'è la tua esperienza, perché tutt'oggi tu ci parli da Berlino in questo momento. Esatto. Ciao a tutti e a tutte. Io adesso sono a Berlino da quasi 4 anni, sono venuta qua per studiare, ho fatto la magistrale e poi dopo un po' di insomma, tempo di assestamento per trovare un lavoro, eccetera, ho trovato un lavoro e adesso lavoro da quasi un anno e sono abbastanza felice. Ci sono tanti pro e contro e di sicuro ci sono moltissimi stereotipi per quanto riguarda la Germania e insomma non vedo l'ora di smontarli. Ok, allora, tu per cominciare mi hai detto di mostrare questa immagine, questo logo. Sì, questa è una frase che vuol dire povero, povera ma sexy, che un politico tedesco aveva detto qualche decennio fa per descrivere la Berlino post riunificazione, che appunto era molto povera, però aveva un sacco di potenziale, sia dal punto di vista economico, ma anche proprio per le persone. Un sacco di gente voleva venire perché costava tutto poco, gli affitti costavano poco, quindi c'erano un sacco di possibilità, no, di esplorare insomma, nuove prospettive, eccetera. E questa è un po' la mentalità che c'era a Berlino fino a poco tempo fa, e adesso invece le cose stanno un po' cambiando. In che modo stanno cambiando? Cosa sta Mm. cambiando? Pian piano sta diventando più cara, quindi non è più una città povera, gli affitti sono molto molto cari e quindi questo è un primo punto che magari potrebbe essere un po' uno svantaggio, perché si è sempre pensato che Berlino rispetto alle altre città tedesche fosse molto più economica, quindi che molti studenti o comunque persone senza chissà che lavori potessero venire e vivere tranquillamente. Era vero fino a poco tempo fa, adesso pian piano si sta un po' adeguando alle altre città importanti tedesche e alle altre capitali europee. Tipo, dacci un'idea, più o meno, quanto può costare un affitto? Non so, tu ad esempio sei in affitto. Io sono in affitto, affitto una stanza, quindi sono in una stanza una casa che è condivisa con altre due ragazze, quindi siamo in tre in totale e io ho la mia stanza in privato, poi condividiamo bagno e cucina e pago 500 euro, quindi non poco per una stanza, ecco. E per gli affitti di case, proprio di appartamenti, si va su, soprattutto se uno vuole vivere insomma, in una zona un pochino come ad esempio vivo io in una zona di studenti, una zona dove ci sono locali, ristoranti, insomma c'è un po' di vita. Ovviamente più si va fuori dal centro, Berlino comunque è grandissima, meno costa, però gli affitti sono alti, molto alti. Ecco, prima domanda, al di là degli affitti alti, quindi supponiamo che sono uno studente, quindi non è che possa permettermi chissà quale affitto e non tutti magari hanno le tue capacità e potenzialità, potersi permettere un affitto del genere, mi devo spostare coi mezzi pubblici. Mm. Allora, se sei uno studente in realtà la vita è abbastanza facile, perché da studente innanzitutto l'università è gratuita, quindi non paghi per frequentare l'università. Non c'è Ehm, iscrizione, niente. Dipende dall'università. La mia università era considerata tra quelle care e era 300 euro a semestre, però in quei 300 euro, quindi ogni 6 mesi, c'erano anche ad esempio l'abbonamento del Pullman, dei mezzi pubblici, scusate, e quindi un abbonamento per 6 mesi potevi prendere tutti i mezzi che volevi, insomma già mi sembrava un ottimo vantaggio. E oltretutto si aveva la possibilità da studente, cosa che io ho fatto, di abitare in uno studentato, quindi quello costa anche molto meno. Infatti il mio affitto era bassissimo quando ero studente perché potevo stare
una struttura del genere che costava meno. Non tutti possono farlo perché è pieno di studenti che sono appunto attratti dal fatto che l'università costi così poco, però di sicuro la vita è più facile, poi quando si inizia a lavorare le spese aumentano. E i mezzi Domanda. pubblici... Ah, vai pure. No, vai, finisci. No, solo per sapere, allora, il primo stereotipo enorme, io mi aspetto che i mezzi pubblici in Germania spacchino il secondo. Allora, partendo dalla realtà torinese, dove ho vissuto per i primi 20 anni di vita, non c'è paragone, perché io mi ricordo da fuori Torino dover prendere il pullman che arrivava ogni 20 minuti, sperando che arrivasse, ogni tanto c'era, ogni tanto non c'era, di sicuro c'è un miglioramento. Parlando con altre persone tedesche che vengono da altre città della Germania, Berlino è molto disorganizzato da questo punto di vista, però insomma io per i mezzi pubblici non mi lamenterei qui. Ritardi ce ne sono, problemi ogni tanto ce ne sono, però è di sicuro ben collegata. Io mi trovo bene. Elisa, avevi una domanda? Sì, quando ti sei trasferita a Berlino, tu sapevi già la lingua? Cioè, secondo te, per una persona che si trasferisce dal nulla, non sapendo niente, decido oggi parto e vado, se la può cavare con l'inglese o con altre lingue, oppure è necessario assolutamente sapere il tedesco? Io avevo fatto lingue in triennale in Italia, a Torino, e avevo studiato inglese e tedesco, quindi diciamo che partivo abbastanza avvantaggiata, però ci sono un sacco di persone che sono qui da anni e anni e non parlano una parola di tedesco e sopravvivono. Penso che a Berlino sia possibile perché ci sono un sacco di persone internazionali, anche gli stessi berlinesi sono molto abituati ad avere a che fare con persone che non parlano il tedesco. Quindi è fattibile. L'università io l'ho fatta in inglese, ad esempio, quindi si sopravvive, certo, ovviamente è più difficile perché tutta la lingua della burocrazia, eccetera, che in Germania è moltissima, è tutto in tedesco. E quindi si può, certo, di sicuro aiuta. Parlando di burocrazia, allora, già che abbiamo scoperchiato anche questo vaso di Pandora, Sì. non sto a dilungarmi su come sia la burocrazia in Italia, in generale. Lì, per quello che hai avuto modo di percepire tu, Sì. com'è? Tragedia. Io non mi aspettavo che sarebbe stata così difficile. Molti passaggi, molto, molto complicato, tutto via posta, quindi molto difficile inviare documenti in formato digitale, deve essere tutto fatto per posta, quindi devi andare all'ufficio postale. Raccomandate, piacciono moltissimo, mandare il tuo documento firmato per qualsiasi cosa, aspettare che ti arrivi indietro il documento e per una cosa che magari via mail facevi in 5 minuti ci metti 30 giorni, insomma 15 giorni. Quando avevo fatto un tirocinio era stato incredibile perché questo posto era a una fermata esatta di metro da casa mia. E però volevano a tutti i costi che io mandassi il contratto firmato via posta e quindi ho dovuto mandarlo via posta, ci hanno messo 15 giorni a riceverlo e a mandarlo indietro. E eravamo tutti nel panico perché si stava avvicinando la data di inizio del mio tirocinio e se non avevo firmato il contratto non potevo iniziare e per me sarebbe stato molto più facile anche solo andare lì in ufficio a firmare di persona, però ci tenevano a farlo via posta, quindi molto complicato, è un primo stereotipo che veramente un mito che vorrei sfatare, che in Germania funziona tutto in modo super efficiente e in Italia no. Si perdono tantissimo nella burocrazia, tanto quanto ci perdiamo noi in Italia. Ok, quindi il fatto che noi diciamo tantissimo che i tedeschi sono super organizzati è vero o no? Ma per certe cose sì, certo, e diciamo che c'è un modo di pensare diverso, cioè se la regola è questa, la regola la si segue. Certe volte la si segue fino a un certo punto che diventa assurdo, ecco, che dici ma questo non ha più nessun contatto con la realtà, quindi ogni tanto
ti verrebbe proprio voglia di sbattere la testa contro il muro perché dici ma non arriviamo da nessuna parte, ecco. Quindi per certe cose sì, certamente, ci si perde molto nella burocrazia, cioè pur di seguire la burocrazia si arriva poi a dei procedimenti che sono totalmente insensati. Ecco, ma con questo lockdown, con questa pandemia che c'è stata, hai notato differenze anche magari da questo punto di vista? Perché ad esempio in Italia, seppur rimanendo comunque ancora un po' indietro rispetto ad altri paesi, comunque abbiamo fatto un notevole passo avanti, sia per quanto riguarda la digitalizzazione, sia il modo di pensare anche tipo del lavoro. Proprio abbiamo un po' cambiato in generale, vabbè, stile di vita e quant'altro. Tu hai visto queste differenze? Sì, per il lavoro erano già molto più avanti, quello sì, perché lavorare da casa già era un'opzione per moltissime persone, anche per persone che conoscevo che erano ancora studenti, che quindi lavoravano part-time, loro già potevano lavorare da casa, quindi erano già avanti. Ci sono stati dei tentativi, secondo me sì, ci sono stati comunque dei miglioramenti. Certi posti, su certi fronti si potrebbe comunque abbastanza migliorare. Poi diciamo che in Germania non c'è tanto l'attitudine al cliente, diciamo che il servizio di customer service lascia molto a desiderare e quindi ti senti un po' sempre abbandonato, ecco, di fronte a questa immane burocrazia. E già questo non me l'aspettavo sul customer service, ad esempio, visto che adesso, vabbè, l'unico customer service tedesco con cui ho avuto a che fare è quello delle autovetture, però sono anche abbastanza famosi i brand tedeschi proprio per quello, cioè adesso Elisa potrà confermare, Mercedes-Benz in particolare, forse più famosa in assoluto per la cura che ha, l'attenzione che ha verso il cliente, ad esempio, tra tutti i brand famosi. Ci sono libri che parlano di questo. Io personalmente ho avuto questa esperienza con BMW, ad esempio, è impeccabile. Anche quando mi riferivo direttamente con la casa madre in Germania, quindi mi fa strano. Io, guarda, devo dirti che una delle frasi che ho imparato subito è stato leider nicht, quindi purtroppo no, perché ogni volta che chiamavo dicevo ma si può fare questo? Dicevano no, purtroppo no. E questa era la frase, cioè non è che ci dicesse purtroppo no, ma posso aiutarti in questo e quest'altro modo. No e basta. Quindi la mia esperienza personalmente è stata molto, molto più negativa per molti aspetti. Quindi sono molto inquadrati, cioè è così ed è solo così, No punto. e no, e non fai molto altro. Mentre invece, ad esempio, dell'Italia ero sempre stata abituata che, ok, non si può fare questo, troviamo un'altra soluzione magari, no? Cioè cos'altro si può fare. Però... E questo forse ci rappresenta però molto bene, in effetti, no? Nell'immaginario collettivo comunque gli italiani sono quelli che trovano la soluzione a tutti i problemi, sono quelli che si reinventano, sono quelli un po' più... I tedeschi invece effettivamente li immaginiamo così, molto rigidi, molto attenti alle regole, così è, così rimane, non c'è modo di cambiare le cose. Sì, sì, per molti aspetti sì, per certe cose sì, per la burocrazia sì, per certi processi che sono sempre stati così, sì. Poi ovviamente qui in realtà ad esempio le start-up sono super fiorenti, ce ne sono tantissime, quindi di sicuro c'è molta innovazione, molta creatività, non è una cosa che manca, certo, però per molti aspetti si rimane un po' ancorati a quello che è sempre stato. Anche questa cosa che bisogna assolutamente mandare tutto per posta, già la trovo totalmente fuori dal nostro tempo, ecco. Ma infatti lì mi hai abbastanza spiazzato perché mi immaginavo che lì potessi fare di tutto su internet, invece no. Ma No, per certe cose, ad esempio, io vorrei, cosa molto stupida, ma vorrei cambiare operatore per il numero di telefono e l'unico modo per uscire dal contratto è mandare una lettera firmata in cui dico che non voglio più essere cliente e non c'è altro modo. cioè, i tedeschi allora quindi sono proprio o le cose le fai fatte bene oppure Esatto, non le fai. esatto. Ma invece volevo chiederti, dato che tu hai vissuto due grandi città,
Se dovessi chiederti la differenza tra una Torino e un Berlino, pro e contro di entrambi, cosa mi diresti? Allora, vabbè, Berlino mi sembra 3 volte più grande di Torino, quindi già quello a me ha sconvolto, perché ero abituata a Torino, che certo non è una città piccola, però Berlino è veramente immensa, quindi una cosa che mi ha molto, molto colpito è che un po' si scelgono quasi le amicizie o si mantengono le amicizie in base a dove vivi, che è vero anche di Londra, ad esempio, cioè se hai un'amicizia che però è magari a quasi un'ora di distanza, mm, ovviamente è diverso che avere un'amicizia che invece è a 20 minuti. Come differenza, ma non lo so, non saprei, cioè, è super generica come cosa, ci sono tante differenze. A me Torino piaceva tantissimo e Berlino anche. Diciamo che Berlino, essendo così grande, ha tantissimi centri, quindi non c'è l'idea di come ad esempio a Torino vado in centro, perché il centro di Berlino, che è Mitte, è il centro dove le persone vanno tipo per lavorare, però è difficile che si vada lì la sera o che persone giovani vadano lì. Ci sono molte zone e si va in zone diverse a seconda un po' di dove vivi, a seconda delle persone che conosci, eccetera. Quindi, ecco, essendo che è così grande, è divisa e si vive la città in un modo diverso. Una cosa che di Berlino mi piace tantissimo è che adesso che inizia a essere un po' più bello il tempo, non appena c'è il sole tutti vanno al parco, perché ci sono tantissimi parchi e quindi ci si trova sempre al parco, e ci si siede lì, si mangia insieme, si beve qualcosa. È una cosa che in Italia non ho mai fatto, ad esempio. È molto semplice, però invece di... Mai fatto, sì, però credo che si stia riscoprendo adesso, Ok. perché con il fatto che tutti sono stati in casa non vedo l'ora di... E lo noto anch'io anche quando ci passo, che sono tutti lì col materassino, sdraiati a rilassarsi. Sì, è vero. Sì, soprattutto al Valentino si mettono, adesso Vedi. iniziano a esserci, ci sono le persone che si ritrovano anche, chi fa smart working per vedersi, prende anche delle giornate in cui si vede al parco e lavorano da lì direttamente. Sì, non come io, vabbè, ho anche il confronto con Parigi, vedo delle foto attualmente, visto che non ci possiamo muovere. Però anche lì il discorso è lo stesso, parchi immensi, persone nel parco, perché comunque riesce a mantenere le distanze. Sì, penso che col fatto che comunque qui siamo molto a nord, e quindi d'inverno alle 4 fa buio e l'inverno dura molto più a lungo che in Italia, quello proprio l'ho notato. Ovviamente adesso capisco benissimo quando poi le persone, non appena c'è un raggio di sole, tutti prendono e vanno o al parco, al lago, ci sono tantissimi laghi, quindi le persone usano un po' il lago come se fosse il mare. Insomma, manca questa cosa dopo un po'. Ma invece parlando di vita mondana, io ho un'esperienza a Monaco nel quale mi ricordo che non riuscivamo a trovare un locale aperto dopo le 11:30 perché chiudevano tutti. Non so se era il momento, se era il periodo, perché eravamo in post-Oktoberfest, quindi magari anche i locali non ce la facevano più. Ma è vero che chiudono presto e la vita non si protrae fino alle 2-3 come da noi, oppure... A Berlino no, a Berlino non l'ho vista questa cosa. È vero che adesso, dopo un anno e passa che non si esce e adesso anche noi abbiamo il coprifuoco, non mi ricordo neanche quasi più cosa sia la normalità. Però no, qui si va molto avanti. Quando ero in Inghilterra, perché ho fatto l'Erasmus in Inghilterra, lì sì, mi ricordo che alle 10 dicevano basta, ultimo giro, c'era tipo una specie di campanella che suonavano, e dicevano ultimo giro e poi a casa. No, qui, essendo che è così internazionale, ci sono così tante persone, eccetera, molti locali sono di persone non tedesche anche, quindi quello... Penso che a Berlino di per sé non tanto, però anch'io ero a Monaco anni e anni fa e anch'io mi ricordo che camminavamo al buio e alla ricerca di
qualche cosa da fare perché non c'era più niente. Sì, credo che quello che tu hai detto sia proprio il punto forte di Berlino. Quello che io mi sono portato a casa dalla mia esperienza berlinese, anche se più breve della tua, è la multiculturalità, Mm. perché c'è di tutto a Berlino. Sì. Forse anche quello aiuta a Sì. mantenere un po' viva, diciamo Sì, così, la città. moltissimo, moltissimo, anche perché poi adesso non lo so, io non è che conosca tanti berlinesi, però in Germania c'è un po' il detto che i berlinesi sono antipatici, e quindi di sicuro avere tante culture diverse è bello. Infatti i tedeschi hanno una parola che è multiculti, per multiculturale, perché appunto con tutte persone comunque che vengono veramente da tutto il mondo, sì, ci sono un sacco di locali o ristoranti, insomma, vai in una strada e puoi veramente scegliere cosa mangiare quasi tutto il mondo. Non so, penso ci siano posti ancora più aperti, ad esempio ho dei colleghi canadesi che dicono ah no, ma in confronto il Canada è molto più aperto, ha anche una storia molto diversa, quindi è anche comprensibile, però dicono no, il Canada è molto meglio da questo punto di vista. Non ne ho idea perché non ci sono mai stata, però di sicuro in confronto a una città come Torino, non so voi, probabilmente per Milano potete dirmi se la cosa è un po' diversa, però Torino non è ancora così multiculturale, si sta avvicinando penso, però non... Ultimamente Torino è migliorata parecchio da quel punto di vista, secondo me. Sì, Ho visto sì. c'è un pop-up di locali nuovi super, sta iniziando. È vero che in Italia molte cose, i simboli della multiculturalità arrivano sempre molto dopo. Basta guardare KFC quanto c'è voluto o Starbucks per aprire, senza andare a cose ancora più rare, cioè mancavamo solo noi, ce l'abbiamo fatta. Diciamo... Ah, scusa. Mini cosa su KFC, qui a Berlino c'è Risa, che tutti adorano, che è come KFC però halal, quindi con prodotti che anche le persone musulmane possono mangiare, e va tantissimo e ha sradicato KFC, proprio per fare un esempio, no, di quanto sia radicata questa tendenza alla diversità, all'inclusione e così via. Con tutti i difetti che ci sono, però tante cose positive. Stavi dicendo Elisa? Ecco, diciamo che noi italiani penso di non dire una cosa tanto sbagliata, siamo molto molto attaccati a quelle che sono le tradizioni, e proprio noi abbiamo la cultura del cibo, anche ad esempio il fatto di rispetto all'estero di non ritrovarsi tanto al parco, perché noi ci siamo sempre seduti davanti o a un caffè o a una pizza, comunque c'è proprio la cultura del pranzo, del mangiare, del caffè che va preso in un certo modo, quindi il caffè da sport non se ne parla, perché effettivamente l'espresso o così il caffettino che ti fai a metà mattina da sport non ha tanto senso. Quindi noi siamo anche molto molto legati alle tradizioni. Ovvio, adesso, come si diceva prima, c'è un'apertura verso, diciamo, un po' più di modernità, si dice in italiano. Sì. Ma vabbè, poi per Berlino, cioè, per la Germania è anche importante tenere a mente che, parlando di cose magari un po' più storiche, i tedeschi hanno preso tantissimi, si chiamano guest workers, che erano delle persone di altre nazionalità che venivano in Germania per lavorare e poi dopo un po' venivano molto spesso spediti a casa, ma di sicuro portavano molto, no? Quindi la cultura turca predominante, la cultura greca, tanti aspetti anche dall'est Europa, molti sono poi arrivati in Germania, a Berlino in realtà soprattutto, quindi anche per quello c'è una propensione a essere più multiculturali, perché ci sono stati dei processi che hanno portato a questo, no? Che magari in Italia sono un po' mancati, forse. Non sono un'esperta in questo campo. Opinione personale. Ma invece, parlando di cibo, che mi avete messo il languorino, cosa si mangia di buono lì, a parte i classici cibi che ormai sono internazionali? Sì, ecco, nella mia testa i tedeschi mangiano solo Würstel, bevono birra, patate,
questo Patate. censuriamo Tante Kartoffeln e basta. Allora, Patate ripiene. io penso di essere andata un ristorante tedesco l'ultima volta forse proprio con Elisa e Stefano. E poi l'ultima volta che siete venuti a trovarci era un anno e mezzo fa. A luglio del 2019. E da lì basta. Sono quasi 2 anni. E poi non siamo più riusciti. Infatti, io vado spesso nei ristoranti italiani perché ci sono un sacco di persone dall'Italia che hanno aperto ristoranti italiani, persone anche giovani, quindi anche sono cose un po' più particolari, non è proprio la solita trattoria o pizzeria, sono anche cose un po' carine e tipiche, eccetera. E poi ci sono ristoranti veramente di tutte le culture. Per quanto riguarda un po', cioè, le cose più tipiche, quello che ho visto delle persone giovani tedesche è che sì, ok, magari c'è appunto l'insalata di patate, la chiamano la Kartoffelsalat, queste cose che rimangono radicate, che probabilmente non faranno mai di cui non faranno mai a meno, però c'è molta attenzione, ci sono quasi tutte le persone che conosco sono vegetariane o comunque fanno molta attenzione all'impatto ambientale del cibo, quindi magari preferiscono utilizzare non il latte di mucca, ma il latte di soia, comunque vegetale, eccetera. Questa è un'attenzione che in Italia non ho visto così diffusa, ecco, come qui. Qui si fa molta attenzione al biologico, queste cose qua. Sì, sicuramente in Italia sta arrivando adesso questa ondata di ecosostenibilità, eccetera. Anzi, forse probabilmente appartiene solo a Milano come principio di ideologie, mangiare vegano, mangiare soia, eccetera. Il cappuccino di soia io tipo l'ho trovato in un posto solamente fuori Milano. Vedi, qui te lo chiedono sempre, ti chiedono col latte normale o col latte vegetale? Sì, probabilmente in Italia ti guardano male se glielo chiedi. Senza probabilmente. Devo dire che in realtà a me è capitato di vedere persone che prendessero il cappuccino di soia. Poi vabbè, io sono una persona particolarmente strana sui gusti perché non bevo caffè, mi piace il marocchino come lo fanno a Torino. Peccato che nel marocchino ci sia il caffè e quindi io richiedo sempre un marocchino senza caffè. E quindi di stranezze in realtà ce ne sono. La cosa della soia però in realtà l'ho vista. Poi ad esempio Stefano chiede il marocchino decaffeinato. Sì, siete particolari anche voi. Diciamo che almeno qui, poi appunto io la realtà la conosco a Berlino, cioè tutto il resto della Germania ci sono andata da turista, quindi non so esattamente. Qui non è una stranezza, ma è normale, no? Questo, quello, cosa preferisci? Anzi, in molti posti neanche si paga di più, perché in certi posti, soprattutto un po' di anni fa, magari si pagava qualche centesimo, 30 centesimi di più, che ne so, per il latte di soia. Adesso è uguale, cioè, puoi scegliere tranquillamente. Ecco, adesso iniziano a esserci tanto le brioche vegane. Ovunque, qua ci sono brioche vegane, non so se anche lì a Berlino c'è quest'usanza. Sì, ma c'è sempre l'opzione. L'opzione vegana è rarissimo che non ci sia. Forse nei ristoranti italiani dove si fa più fatica, che magari c'è una pizza vegetariana. Sì, noi siamo più legati anche noi su quello. Allora, cominciamo con le domande un po' più curiose, ma che alla fine sono quelle che interessano alla gente. Cosa pensano i tedeschi di noi italiani? Dai, tu sei arrivata, italiana, italienish, cosa dicono di te quando scoprono che sei italiana? Prime cose tipiche che dice un tedesco di te perché sei italienish. Allora, vabbè, tutti poi dicono, ma io vado sempre in Italia in vacanza, di solito ad esempio il mio dottore mi dice, io vado sempre in Italia in vacanza, vado nelle Langhe e visito appunto la zona del Barolo, certamente, insomma, c'è una certa qualità, naturalmente.
Quindi no, c'è sempre la cosa, perché moltissimi tedeschi comunque vanno in vacanza in Italia, quindi è sempre un bel argomento di conversazione, perché allora si parla delle vacanze, uno dice, mi sono trovata così bene, eccetera, quindi quello è carino. Per certe cose io ad esempio, se ho dei problemi o delle cose che non capisco, dico, ma in Italia si fa così, e questi tedeschi urta molto, infatti non lo dico più, perché lo dicono, ma siamo in Germania, non siamo in Italia, me ne rendo conto. Ecco, li vedi più nazionalisti di noi? E in un modo un po' diverso, perché qui comunque essere nazionalisti è anche una cosa abbastanza delicata, ecco, un argomento delicato, no? Perché si arriva subito a pensare al nazismo, eccetera, quindi non possono essere così apertamente orgogliosi, perché subito si va all'estrema destra. Però sì, comunque si dice no, però qui in Germania le cose funzionano in questo modo e funzionano bene. Quindi... Ecco, una domanda che mi è venuta spontanea. Come ho imparato da probabilmente più di uno episodio dei Griffin, di Family Guy, pare, ma in realtà è una cosa diffusa, perché l'ho già sentita dire anche adesso, a parte gli scherzi, che i tedeschi tendano a, così sembrerebbe, dimmi se è vero o no, evitare l'argomento, o quantomeno cioè, del tipo, non è mai esistito, non parliamone, non c'è stato, no, quella parte di storia non... no. Tu che dici? Allora, diciamo che qui oltretutto la maggior parte dei miei amici sono internazionali, quindi sto pensando alle poche persone tedesche con cui parlo spesso. Saranno anche ambienti comunque universitari, eccetera, però forse no, non la vedo così tanto. Di sicuro non c'è questo sentimento di vergogna così grande, ecco, anzi se ne parla abbastanza con responsabilità, però no, non mi sembra, non so se sia uno stereotipo che non ho visto, però no, direi che questo, no, ne ho parlato anzi abbastanza spesso, anzi a me piace in realtà cercare di parlare anche con le persone che so che vivono qua da tanto, di com'era Berlino prima della caduta del muro, eccetera, e sono sempre argomenti che no, direi che piacciono. Cioè, con cui se ne può parlare, ecco, non è che piacciono, ma questo non ci stava forse tanto. Diciamo che, diciamo che se ne può parlare, ecco. Ok, non lo nascondono, insomma, cioè sanno benissimo. Ok. No, perché davvero nei Griffin... Lo sanno, ma lo nascondono sotto il tappeto. Sì, probabilmente. non ne sono troppo felici comunque, Beh, non sono così felici di Beh, parlarne. Nemmeno noi, se pensiamo alla storia, siamo molto felici anche di quello che ha fatto Mussolini, almeno dipende dalle persone. Dipende, c'è questo... Esatto. Noi forse siamo più ignoranti riguardo soprattutto a cosa realmente abbia fatto Mussolini rispetto a quello che si crede abbia fatto, e quindi... Io non so come si dica in tedesco, ha fatto anche cose buone, però non so se ci sono anche lì. No, io quello non l'ho mai sentito. Ah, ok, perché da noi noi invece lo diciamo, perché effettivamente Mussolini ha fatto delle opere di bene, poi tutto il dopo viene... Avevo proprio visto un articolo al riguardo, non mi ricordo più chi l'avesse, proprio oggi avevo visto su Instagram che c'era qualcuno che aveva scritto, collegandolo poi a un articolo di Mussolini, insomma, delle cose buone, tra virgolette, molte virgolette, no, questo no. Di sicuro c'è l'estrema destra, i suprematisti bianchi ci sono, il partito AfD, che è il partito di estrema destra, che si rifà molto, purtroppo, a tematiche fasciste, era il terzo a Berlino, in Germania nelle elezioni scorse, adesso vedremo queste elezioni di quest'anno. Quindi, ecco, queste persone esserci ci sono, però non è che, almeno quello che io ho vissuto, non è che la gente comune dice ah no, ma c'erano anche cose buone, quello no. Anzi, adesso mi ricordo un episodio in cui io avevo detto alla mia professoressa di tedesco, c'è un'opera che è un'opera per le vittime del nazismo, e io avevo scritto la vittima, quindi avevo sbagliato a scrivere, non avevo fatto un errore di grammatica, e lei se l'era abbastanza presa, mi aveva detto direi che ha fatto ben più di una vittima. Sì, effettivamente sì. E quindi no, anzi, cioè, comunque
ci tengono a precisarlo e penso che nella memoria collettiva ci sia, però non credo proprio che si nasconda come cosa. Invece, parlando di cose un po' più soft, Sì. la ricerca del lavoro. Ormai, vabbè, tu lavori già da un po', però non hai smesso di cercare tanto tempo fa, ecco. Hai notato delle differenze? Cioè, ci sono delle cose particolari rispetto all'Italia? Ci sono delle differenze, se hai notato qualcosa, o è effettivamente più facile trovare lavoro a Berlino? Parlando sempre di lavoro nel campo di interesse, ad esempio, se magari si trovano tanti lavori come commesse o cameriere, eccetera, però io sto parlando proprio del lavoro inerente al proprio campo di studi. È un mondo diverso. Oltretutto io adesso parlo proprio solo di Berlino perché non ho mai mandato domande neanche di lavoro in altre zone della Germania. È molto diverso rispetto all'Italia perché qui anche già dall'università c'è la mentalità che tu fai l'università a tempo pieno, ma comunque riesci a lavorare come studente. E quindi quando finisci l'università il mercato del lavoro non è così sconosciuto, è molto comune che tu già hai lavorato per qualche anno e nel settore che ti interessa, o comunque un settore che ha a che fare con i tuoi studi. Quindi poi quando finisci l'università ti approcci anche in maniera diversa perché hai già dell'esperienza, eccetera. Quindi da quel punto di vista sì, è più facile trovare lavoro. C'è anche più lavoro, il tasso di disoccupazione in Germania è molto molto basso, mi sembra 2 anni fa, adesso penso proprio che la situazione sia peggiorata, comunque 2 anni fa avevano toccato il record perché è la disoccupazione più bassa quasi, penso di sempre da dopo la riunificazione tedesca, quindi è più facile. Qui a Berlino per, ad esempio, settore culturale o settore in cui ero più interessata io, quindi che non avessero così tanto a che fare con la tecnologia, si fa più fatica, ci si mette qualche mese a trovare. Allo stesso tempo, tutte le persone che hanno finito l'università con me hanno trovato lavoro da quando abbiamo finito, che era dicembre 2019, sì. Tutte hanno comunque trovato lavoro nel giro di qualche mese, contando che c'è stata poi la pandemia anche di mezzo. Se uno lavora nel campo invece dell'informatica o è molto, insomma, vorrebbe lavorare in una startup, quello è molto molto facile. Ci sono molte buone possibilità, assolutamente. E come contratti e stipendio intendo, da noi c'è la fama dell'eterno stagista, perché un po' in effetti è quello. Le aziende continuano a prendere stagisti e tu continuerai a essere stagista perché vogliono l'esperienza, ma ti vogliono giovane e quindi l'esperienza non ti prendono a lavorare, però l'esperienza la vogliono lo stesso, quindi non ce l'avrai mai. E si entra così in un circolo vizioso. Certo, qui c'è il problema non tanto dello stagista, perché qui c'è il percorso di apprendistato inizia alle superiori, cioè se tu sai già che non vuoi fare l'università, fai le superiori e alla fine delle superiori farai questo percorso di apprendistato mi sembra 3 anni e poi da lì sei avviato al lavoro, quindi è un po' diverso. È molto difficile cambiare, quindi c'è questa difficoltà che se tu hai iniziato a fare il percorso, ad esempio in un istituto tipo il nostro professionale, se poi vuoi andare all'università è molto difficile. Però in realtà per quanto riguarda la tua domanda, il percorso dello stagista no, ci sono i tirocini, sì, puoi fare i tuoi 3 mesi di tirocinio che non sono neanche pagati spesso, però non c'è questa cultura dello stage, dell'apprendistato per persone che sono laureate, è abbastanza difficile. C'è un altro problema che avevo riscontrato io, è che persone che erano già a un livello senior, quindi che avevano già anni e anni di esperienza, facevano domande per posizioni più basse, perché è un mercato molto competitivo e se magari non riuscivano nelle posizioni
più alte provavano nelle posizioni più basse dove c'erano invece richiesti meno anni di esperienza e quindi c'era quel problema lì, che magari persone con cui io non potevo neanche entrare in competizione perché avevano molta più esperienza di me, facevano domanda per i lavori a cui io avrei potuto fare domande, ovviamente la differenza si vede. Sì, quindi diciamo che il mondo del lavoro è più o meno così in tutte le grandi città, perché lo vedo che sia con la mia esperienza che ho avuto a Londra, seppur breve, sia a Milano, più o meno parliamo della stessa lingua. Ma invece l'università è uguale oppure totalmente diversa da quello che abbiamo qua? Sì, ok. Molto, molto diverse, sì. Io oltretutto ho fatto un'università che era a metà tra il modello tedesco e il modello inglese, quindi un po' sui generis, ecco, diciamo. Però sì, cioè appunto come dicevo è facile lavorare mentre si va all'università, cosa che io in Italia non ho riscontrato, cioè se lavoravi e facevi l'università rimanevi quasi per forza indietro o comunque i lavori che riuscivi a trovare non erano dei lavori di ufficio, ad esempio, o inerenti a quello che facevi all'università, o erano lavoretti o insomma, o rimanevi comunque decisamente indietro e non era neanche ben visto lavorare facendo l'università. Qui è abbastanza normale. Una cosa bella dell'università tedesca è che puoi scegliere praticamente tutti i corsi che vuoi, quindi tu ti iscrivi e poi ti crei tu il tuo curriculum, quindi dici voglio studiare questo, ci sono dei corsi obbligatori ma la maggior parte sono poi a scelta, quindi è molto più flessibile. C'è il modello di scrivere questi essay, questi specie di mini saggi, invece di fare l'esame, ad esempio, dove devi, ad esempio una cosa che facevamo sempre noi in Italia era imparare quasi a memoria, libri su libri, informazioni su informazioni. In Germania c'è un modello molto diverso, ci sono dei progetti, ci sono queste cose da scrivere, ci sono delle presentazioni, ci sono dei seminari a cui partecipi, è un po' diverso. Non so dire cosa sia meglio, perché a me l'università in Italia in realtà era piaciuta e penso comunque di aver imparato molto. Quella in Germania forse aiuta un po' di più a costruirti, ecco, come persona. Magari le informazioni sono un po' diverse, perché è ovvio che per me se non lo studio faccio un po' fatica a ricordarmelo, però partecipi a molte più attività, c'erano tirocini obbligatori e quando c'era il tirocinio ti fermavi e non studiavi più, quindi non rimanevi indietro con le lezioni, cosa che invece succedeva in Italia. Molto diverso. Sì, probabilmente noi qua siamo più ancorati a quello che è il classico voto da quando siamo piccoli, che siamo legati a prendere buoni voti a scuola, eccetera. Sì. Però una cosa poi ti lascio dire, però una cosa simpatica sono i voti in Germania, perché non sono come quelli italiani all'università, ma ovunque. I voti sono da 1 a 6, dove 1 è il voto più alto e poi vai giù a scalare e 6 è il voto più basso. Beh, vedo che si rifà molto al modello americano, diciamo, che lì, vabbè, con le lettere e EFT. Però anche la formazione dove ti scegli tu i corsi e ne hai pochi obbligatori è molto americano, molto da college, no? Beh, quale sia meglio non lo so, probabilmente il metodo vostro, ti forma più per il mondo lavorativo piuttosto che restare un eterno studente. Io un po' credo e ho il sentore che sia così, però non lo so. Dipende, penso dipenda un po' dal persona a persona, cosa ti trovi meglio, no? Anche a livello di esami. A me in realtà imparare è sempre piaciuto, quindi studiavo anche volentieri e lavorare in gruppo no, e quindi mi dava fastidio, però si imparano molte cose, ecco, in modo diverso. Però sì, da quel punto di vista anche un altro stereotipo è che l'università italiana non funzioni, sia un disastro, eccetera. Io mi sono trovata molto bene e mi ha dato delle buone basi per la magistrale poi in Germania, quindi tutto sommato. Bene, volevo introdurre adesso un altro argomento che è sempre oggetto di conversazione molto divertente, almeno per me, che è quello delle multe. Perché, come dicevo prima, ricordandolo a Elisa, ad esempio, durante uno dei nostri tanti viaggi, in un paese che non dirò che paese è per
correttezza. Siamo rimasti molto colpiti, ad esempio, dal fatto che sull'autobus ci fosse il cartello che se non avevi il biglietto dovevi alla prima fermata utile scendere e autodenunciarti alle autorità. Ora, fermo restando quel meraviglioso scenario utopico che sarebbe mettere un cartello del genere su un qualunque mezzo pubblico in qualunque parte d'Italia, volevo chiederti, ovviamente so che anche in Germania non è proprio così rosea, però hai avuto qualche esperienza di multe piuttosto che qualche rapporto con le forze dell'ordine? Com'è stato? Nel mio immaginario le forze dell'ordine sono tipo i poliziotti americani che prendono a manganellate chiunque, i polizai. I polizai io li vedo così, per me sono... Quindi la domanda è: com'è stato il tuo primo arresto? Il mio Esatto. dopo, sì, dopo aver fatto il rally contro la polizia, no. Allora, io non ho mai avuto, mi è andata bene nessuna multa, non ho mai fatto niente di male, però allora, qui ci sono i controllori quindi non ti autodenunci, ma ci pensano loro a pinzarti se non hai il biglietto. Non è come a Londra, però, ad esempio, che devi, cioè prima di entrare sulla metro, devi per forza timbrare il biglietto, qui vai più liberamente. Quindi un pochino diciamo che sì, si fidano. Però ti controllano. Una cosa che però mi è venuta in mente è che qui si può comprare il biglietto su un'app. E io una volta pensavo di averlo comprato, ma no, non so cosa avessi fatto, ed è arrivato il controllore e io gli ho mostrato il telefono, però non c'era il biglietto sull'app, e quindi ho detto: guardi, mi dispiace, ero convinta di averlo comprato, pago la multa. E non so se sia stato il mio tedesco un po' così, e il fatto che io veramente non sapevo cosa fosse successo, mi fa: vabbè, paga il biglietto e basta, e se n'è andato. E quindi sono stati molto carini da quel punto di vista. Però so anche che in teoria se non paghi il biglietto c'è una multa di 60-70 euro, quindi molto alta, ma se tu riesci a dimostrare che in realtà non era del tutto colpa tua, che magari ad esempio avevi un abbonamento ma l'hai dimenticato a casa, puoi andare a contestare facendo vedere il tuo abbonamento, la multa diventa solo di 7 euro, quindi comunque ti puniscono perché hai dimenticato e mancanze imperdonabili, però almeno ti tolgono insomma buona parte della multa, quindi Praticamente paghi il biglietto quasi, ne paghi quasi, due. sì, dai, insomma. Sì, non vogliono toglierti la multa, ma vogliono lasciarti il fastidio. E Esatto, per dirti comunque hai sbagliato, non basta. è... Esatto. Comunque ho ragione io. Esatto, e Paga. comunque per toglierti la multa, toglierti quel pezzo di multa, devi andare di persona a perdere una giornata o Sì, mandargli a una parlare in tedesco raccomandata. perché lì non parlano in inglese, quindi io più di una volta sono andata con persone che non parlavano tedesco per spiegare insomma la giusta causa, e quindi anche quello, no? Se non parli tedesco ti paghi la multa. Ah, ecco, quindi in generale come stanno messi a inglese i tedeschi? Parlano molto bene. Io che sono arrivata qui piena di speranze, sperando di migliorare il mio tedesco il più possibile, poi ogni volta che provavo a parlare tedesco loro mi dicevano: ma passiamo all'inglese così fai meno difficoltà. Grazie, è sempre un piacere. Quindi molti hanno un livello davvero alto. Ci sono poi certe persone che non lo parlano e lì siamo in Germania, si parla tedesco e da lì non ci si muove. E negli uffici pubblici però sono più queste qua, perché... Negli uffici pubblici ogni tanto ti dicono che la lingua ufficiale è il tedesco e non possono parlare altre lingue se non il tedesco. Io non so effettivamente cosa si rischi se si parla un'altra lingua, ecco. Delle volte è così. Sì, sembra di stare in Trentino 20 anni fa. Ma una mia amica mi diceva che si è dovuta iscrivere, qui c'è il job center per cercare lavoro, se vuoi cercare lavoro tramite tipo delle strutture per avere dei sussidi, eccetera, e dicevano: no, qui non possiamo fare altro che parlare in tedesco perché la conversazione è registrata e deve essere il tedesco. Non so. Aspetta, ma i bambini cosa imparano? Che lingue fanno a scuola? Inglese e? Inglese e tedesco, ovviamente. Però
ci sono anche molte scuole che hanno due lingue, cioè che sono bilingue, quindi magari inglese e francese e poi il tedesco per conto tuo. Io avevo fatto ripetizione a una ragazzina che alle medie faceva inglese, tedesco e italiano e per questo l'aiutavo. Quindi dipende un po' dalla scuola. Quindi come seconda lingua diciamo che per la maggiore va il francese, poi l'italiano, spagnolo Sì. poco? Spagnolo anche, sì, delle volte Ah. anche spagnolo, sì, sì. Diciamo che con l'inglese sono messi meglio rispetto all'Italia, perché è facile comunque incontrare qualcuno che parli parli inglese molto bene per strada, o che comunque capisce e dice no, ma non lo parlo tanto bene, però poi in realtà ti riesce ad aiutare. Ecco, mentre invece quando ero in Italia con persone che non parlavano italiano, vedevo il terrore negli occhi delle persone quando era il momento di parlare inglese. Questo è vero, Noi abbiamo un grande vantaggio però che è la gestualità, che non Sì, appartiene a ecco, nessun altro. i tedeschi qualche gesto lo fanno? Ci sono differenze nei gesti perché, non so, molti gesti che facciamo noi li abbiamo solo noi, ma Ehm, c'è qualche gesto nostro che ha un significato diverso a parte... Adesso chi vedrà chi ascolterà solo il podcast e questo non capirà assolutamente. C'è un gesto che io avevo trovato molto strano, che era tipo così, quando parlavano e non capivo esattamente cosa volesse dire, voleva dire cioè, sono fuori, no? Non capisco, ho sbagliato, no? Facevano così. Non vedo perché non capisco, cose del genere. E all'inizio quando lo facevano non sapevo cosa volesse dire. Sì, in effetti è... Un po' strano. Sì, non è... No, no, no. Vabbè, solo sì, comunque loro sono molto, me li immagino molto in posizione marziale mentre parlano, non è che li vedano particolarmente Sì, non è che si estroversi. lasciano andare, certo. No, infatti. Ok, quindi per ritornare alla domanda che ti avevo Ha fatto delle prima, multe, sì. no, 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 basta multe, Ok. ma del fatto che sei italiana e come vedono gli italiani. Quindi non, cioè, ad esempio in Francia, se sei italiano, cominciano cappuccino e cominciano a dire parole italiane a caso senza alcuna ragione, con una pronuncia pessima, tra l'altro. Sì, beh, quelli sono un po' i cliché che ci sono un po' ovunque, però a me personalmente, poi soprattutto ogni volta che dicevo che ero del nord Italia, da Torino, eccetera, erano tutti molto interessati. Quindi non ho visto poi così tanti stereotipi, no. Molta attenzione tipo a come io non mi interessa molto come mi vesto e invece loro guardavano e dicevano ah ma quindi ci tieni alla moda e i vestiti dicevo, veramente no, questo è uno stereotipo. Però in molti hanno detto ah allora Beh, forse in generale però noi italiani, dai, sul vestire sì. un pochino rispetto a loro, insomma, da stereotipo l'italiano vede i tedeschi come pantaloncini corti e sandalo col calzino bianco e basta. Beh, Cioè, qui ci sono le signore berlinesi che invece sono tutte vabbè, ma ogni grande città c'ha il suo, e anche Parigi c'ha le parigine che sono, le riconosci in teoria, quelle originali, le vecchiettine tutte vestite di blu, tutte super mega, se ci sono ancora, se esistono ancora, perché tu mi dicevi che ad esempio tutti i tedeschi che hai incontrato, pochissimi sono di Berlino, o qualcuno addirittura ti diceva io sono uno dei pochissimi, Mm. rarissimi, veri berlinesi Sì, autentici. sì, poi magari sono in 5 che lo dicono nella stessa giornata, però sì, c'è questa cosa che, vabbè, io personalmente perché ho sempre ho studiato in contesti più internazionali, conosco più persone non tedesche che persone proprio di Berlino, però sì, si dice che sono rimasti in pochi, non so se si sentano solo loro rimasti in pochi, sono effettivamente meno, e, però è un po' così. Però diciamo che qui, soprattutto nella zona dove sono io, che è molto Friedrichshain, una zona molto insomma, piena di vita, piena di persone giovani, eccetera, si vedono delle scene fantastiche. Ieri, passando, ho visto un signore distinto, con il completo, giacca e cravatta, un cappello un po' tipo milord inglese, che aveva i tacchi altissimi, a spillo, ed è stato bellissimo da vedere.
E niente, sono queste cose che mi fanno pensare, ma come, cioè, insomma, a Torino non sarebbe mai stato possibile vedere una scena del genere. Ed era normale. Infatti capisci che Berlino è una grande città proprio da queste cose, perché ti puoi permettere cose che in altri posti non puoi fare. Esatto. Non mi dimenticherò mai i vecchietti ballerini seminudi di Londra che ballano in giro con il loro contatto Instagram per terra. Ormai funziona così Londra. Bellissimo. Ecco, qui parlando di vecchietti seminudi, quando si va al parco o al lago soprattutto, le persone un po' più anziane, questi proprio tedeschi veri, vanno, insomma, perdono ogni inibizione e sono nudi in spiaggia ed è normalissimo. Quindi quello è un piccolo shock culturale. Ma è consentito oppure lo fanno e basta? Edi? Non ho capito. No, io ho detto un po' come a Barcellona. Forse. A Barcellona non ricordo. C'era una spiaggia, forse? No? A Barcellona diciamo che è molto libertina da questo punto di vista. Sì, sulla spiaggia lì di Barcellona ci sono dei nudisti. Sì, decisamente. Sì, sono semplicemente i vecchietti che ormai non gliene frega più niente, quindi vivono liberi. Ma sì, tanto ormai cosa hanno da perdere? No, infatti. Ok. Io volevo fare Vai. domanda. Tu parlavi del traffico, io volevo fare una domanda simile, al contrario. Ma è vero che posso sfrecciare a 200 all'ora e non ho conseguenze? Sì, sull'autobahn, sull'autostrada non ci sono limiti. Perché io sapevo che ci sono solo alcune tratte nel quale non puoi, non hai limiti, però non so bene nello preciso. In certe autostrade non ci sono limiti. Niente, sei libero e vai. Però Quindi- sapevo che è perché alla fine comunque di media restano all'interno dei limiti, cioè comunque non sono in tanti a sfrecciare come dei pazzi comunque. Io qui non ho la macchina, uso il car sharing e ho fatto l'ultima volta che sono andata in autostrada era ottobre 2020, sì, quindi insomma vabbè, comunque non ci vado sempre, però effettivamente poi la maggior parte delle persone vanno sempre a quella velocità lì, no? Quindi anche se sei in autostrada, insomma, è raro che vai a delle velocità folli, a meno che non abbia la macchina che va a quella velocità anche, no? Quindi sì, non è... Insomma, io quasi non me ne ero accorta, ad esempio. Vabbè, io non è che vada particolarmente veloce, io stavo facendo per la mia strada, però effettivamente poi vedevi che alcune macchine sfrecciavano e dici, vabbè, effettivamente non c'è il limite. Però sì, è vero, in certe autostrade non c'è. E invece nel traffico cittadino sono disciplinati o sono come noi? Ci sono situazioni divertenti come capita da noi che iniziano a scendere dalla macchina, insultarsi, criticare le mamme altrui. Allora, qui c'è lo stereotipo del taxista turco che sfreccia velocissimo e travolge tutti. È uno stereotipo, però qui È esattamente così. Può essere, non lo so, io non sono mai stata investita. Qui c'è la regola ferrea che non puoi, da pedone, non puoi toccare neanche per un secondo la corsia delle biciclette, quindi la pista ciclabile, non ci puoi assolutamente andare, perché qui le biciclette sono tantissime, vanno straveloci e se tu a piedi sei in mezzo è pericolosissimo, quindi ancora peggio che una macchina. Monopattini? Pochi? Sì, no, Dato ce ne che c'è il sono. boom adesso. Recentemente, sì, anche qui, recentemente. Io sostengo che sia una cosa che invecchierà malissimo, però non so se è un mio pensiero o meno. In che senso? La storia del monopattino elettrico di te che vai in ufficio così, mi sembra una cosa che invecchierà male. Una moda del momento, però non mi impressiona. Forse sì, non lo so. Qui la bici c'è e è comune andare in ufficio in bici. Il monopattino, ma non lo so. Ma ecco, le code, parliamo un attimo di fare la fila, che è una cosa che noi italiani proprio non abbiamo nel DNA.
Lì a me è sembrato che invece fossero molto... Ma Sì. lo imparano a scuola? Adesso No, non è una battuta perché i giapponesi, ad esempio, lo lo imparano effettivamente. all'asilo già. Non lo so se lo imparano, però sì, ci tengono di più. Non quanto, adesso non so se Andrea, anche tu l'avevi visto a Londra, c'era la coda per la fermata del bus, e quella era una coda vera, cioè proprio le persone stavano in coda, non si ammassavano ad aspettare. E quello l'avevo visto più in Inghilterra che qui. Sì, io mi ricordo proprio che sia al cinema, che sia qualunque altra cosa, la serpentina di persone che sono in coda una dietro l'altra. In Italia sarebbe proprio un mucchio di persone nel quale chi arriva prima prende il biglietto. Sì, 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 esatto. E infatti quando prendo l'aereo per tornare in Italia c'è sempre la massa di gente che va verso il gate. Ho capito esattamente dov'è il mio aereo, anche senza guardare, perché è chiarissimo. Chiaro. Il sistema sanitario, sono curioso. Come funziona lì? È un po' diverso rispetto all'Italia. Io ci ho lottato per un po' di tempo perché qui devi avere l'assicurazione. L'assicurazione è statale, quindi sei comunque coperto, non è come il sistema americano, però ti detraggono dallo stipendio i soldi che poi andranno a pagare la tua assicurazione sanitaria. Io avevo avuto un brutto episodio quando ero andata da un dottore una volta che voleva farmi pagare a tutti i costi. Io da studente con la tessera sanitaria italiana, che comunque è valida per tutta l'Europa, non devo pagare, e mi aveva detto che non era convenzionato. Cioè, non eri convenzionato per l'Unione Europea, cioè non capisco, avevi creato un principato a té stante, non lo so. Quindi... quello è, insomma, in teoria c'è ci sono queste assicurazioni sanitarie statali e poi ci sono quelle private, proprio come in Italia. Diciamo che è come l'Italia nel fatto che se tu vuoi prenotare una visita da un dottore e dici ho l'assicurazione sanitaria statale, è un po' più difficile trovare un appuntamento perché ovvio che è più facile invece se vai privatamente, così paghi e hai accesso immediato. Ok, e situazione vaccini, tu che sei lì, come la vedi? Guarda, lì proprio ho capito tutto il mondo e paese perché la discussione era praticamente la stessa che in Italia, cioè AstraZeneca sì, AstraZeneca no, stoppiamo AstraZeneca solo alle persone, prima soltanto ai giovani, poi soltanto agli anziani, poi cosa si fa? Poi qui c'è ancora il problema che la Germania è una repubblica federale, quindi ci sono le decisioni che prende il governo centrale, ma molte decisioni le prendono i singoli stati, che hanno più potere rispetto ad esempio alle nostre regioni. E, ad esempio Berlino aveva deciso un po' di settimane fa di dare AstraZeneca a tutti, perché nessuno lo voleva, cioè molti non lo volevano e quindi per evitare di sprecare hanno detto noi apriamo AstraZeneca a tutti, vi prenotate e vacciniamo chiunque. Però in altre regioni, in altre zone della Germania non era così. Quindi anche qua c'è una discussione perenne, c'era molta delusione verso il governo centrale perché non erano abbastanza veloci. Adesso sta un po' migliorando, però le critiche erano praticamente uguali, cioè leggevo i giornali italiani e i giornali internazionali tedeschi, stessa cosa. Tutto il mondo è paese proprio. Esatto. Ma lì ma stanno quindi vaccinando per fasce d'età dai più anziani ai più vecchi come ai più giovani come da noi? Sì, e poi ci sono le categorie Fragili, fragili, sì. Adesso, ad esempio, chi soffre d'asma, queste categorie qui, però sì, abbastanza simile. E poi adesso appunto AstraZeneca un po' per tutti, quindi se vuoi fare domanda puoi farlo, qui almeno a Berlino. Però Sì. simile abbastanza. Ormai mi immagino i vaccini di AstraZeneca nel cestone tutto €1, perché non li vuole più nessuno. Praticamente. Esatto. Sì, anche qua hanno fatto abbastanza terrorismo psicologico, cioè ogni 3 secondi dicevano questa altro caso, e quindi ovviamente poi la gente si spaventa. Ecco, quindi anche lì i media sono un po' come da noi, diciamo sensazionalisti e clickbaiters?
Abbastanza, sì. Ci sono giornali di buona qualità, ci sono molti giornali o testate internazionali, cioè, non internazionali, ma inglesi, cioè, che hanno anche notizie in inglese che sono normalmente attendibili e affidabili, però sì, comunque ci sono anche questi titoli che scatenano un po' il panico. Sì. Ok. Avete altre domande? Perché siamo all'ora di registrazione, quindi Ma dobbiamo... io volevo solo chiedere, prima avete parlato di governo che la Germania è una repubblica federale e quindi tutte rispondono alla cancelliera che è la Merkel, giusto in qualche modo? Sì, adesso la mia conoscenza A grandi linee, non ti chiedo la È tipo, Costituzione tipo tedesca. l'America, più o meno, concettualmente? Beh, sì, comunque sì, una federazione, sì, ci sono allora i singoli stati, 16 stati tedeschi, che hanno delle leggi che possono anche essere molto diverse l'uno dall'altro, ad esempio per quanto riguarda il voto, in certi stati tedeschi si vota a un'età, in certi altri in un'altra, quindi le differenze sono comunque notevoli, più che le nostre regioni, ecco. Però poi sì, c'è il governo federale che è quello appunto centrale, guidato in questo momento da Angela Merkel, e quello prende, diciamo che a un certo punto quello cioè il potere è diverso, non è che c'è uno sopra uno, non è una gerarchia. Però ad esempio in questo caso per il coronavirus molte decisioni sono state prese dal governo centrale per cercare di dare un po' un'uniformità a tutti gli stati, ecco. Capito? Ok. Penso che se qualcuno che studi queste cose approfonditamente mi abbia sentito parlare dirà assolutamente no. Molta all'acqua di rose, ecco, questo un po'. Sì, no, era giusto proprio per Sì, capire a grandi linee. certo. Va bene, allora direi che abbiamo raggiunto la fine anche di questo episodio, è stato un piacere averti con noi e fare questa chiacchierata, cercheremo di farne altri in futuro sicuramente su questo tipo di argomenti e niente, allora salutiamo tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao! Buona serata, ciao. Ciao.